chiedi a noi che siamo tue creature, e circo del grembiule che manto tuo regale, ci segni che servire e regnare. La morte di Gesù porta alla fede e alla vita. Il centurione, presente ai piedi della croce, insieme agli altri che facevano la guardia, visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e riconoscono che davvero Gesù è figlio di Dio. Il Venerdì Santo è per noi cristiani il trionfo della vita, è la vittoria del Cristo, è la dimostrazione che il suo stile di fiducia, di abbandono e di confidenza nel Padre è quello giusto. Non facciamo il funerale di Gesù, non ricordiamo semplicemente la sua drammatica e dolorosissima morte. Riconosciamo che Egli è davvero il Figlio di Dio e nonostante sia finito così, Egli è il vincitore. L'Evangelista Matteo, seguendo il racconto tradizionale, presenta molte donne che, seppur da lontano, avevano seguito Gesù. Erano venute con lui dalla Galilea, erano venute per servirlo. Si adopera il verbo greco diaconeo, che dà origine al termine sacramentale del diaconato. E l'impegno servizievole di queste donne adesso si trasforma in attenta osservazione. Guardano con intelligenza quello che sta succedendo. Tra loro Matteo ricorda Maria di Magdala, Maria, moglie di Cleofa, e madre di Giacomo e di Giuseppe, più la madre dei figli di Zebedeo, che sappiamo chiamarsi Salome. Solo questi tre nomi sono esplicitati delle molte donne che erano presenti. Alla sera sopraggiunge un altro personaggio importante e decisivo nella vicenda storica di Gesù, un uomo ricco di Arimatea, di nome Giuseppe. Solo Matteo precisa che era ricco, forse per alludere al grande poema del servo in Isaia 53, dove si dice che il suo sepolcro fu con il ricco. Certamente Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio giudaico, era un uomo benestante e ricco, e di lui si ricorda che era diventato discepolo di Gesù. Luca sottolinea che aspettava il regno di Dio e Giovanni annota che non era venuto prima alla luce perché aveva paura dei giudei. Ma adesso quest'uomo ha il coraggio di uscire allo scoperto. Mentre i discepoli hanno abbandonato il maestro e sono fuggiti, un estraneo, uno dei giudei che appartiene a quell'ambiente potente che ha odiato e condannato Gesù, interviene a suo favore, si compromette proprio la vigilia di Pasqua. Si presenta a Pilato e chiede il corpo di Gesù. Se non lo avesse chiesto, il corpo sarebbe stato gettato in una fossa comune, senza nessun onore, senza la possibilità di verificare l'assenza del corpo.
Giuseppe prese il corpo di Gesù e lo avvolse in un lenzuolo pulito. In greco per lenzuolo si adopera il termine sindoni, è il vocabolo che abbiamo imparato a conoscere con la sindone. E Matteo sottolinea di suo che è pulito quel lenzuolo, nel senso di nuovo, lindo e pronto per accogliere il corpo di Gesù in un sepolcro nuovo. Anche in questo caso Matteo aggiunge un aggettivo. Dire che il sepolcro è nuovo significa che non c'era stato ancora nessuno ed è un anticipo della novità che la sepoltura di Gesù comporta. Giuseppe si era appena fatto scavare nella roccia quel sepolcro e nessuno della sua famiglia vi era ancora stato deposto. È probabile che quella fosse pensata come una soluzione provvisoria e difatti fu davvero provvisoria la permanenza di Gesù in quel sepolcro nuovo. E la pietra grande rotolata all'ingresso del sepolcro diventa una garanzia per coloro che verificheranno la sparizione del corpo. Di nuovo Matteo sottolinea la presenza delle donne. Sono sedute di fronte alla tomba, in attesa vigilante. Sono la figura della Chiesa che non si abbatte e vive l'attesa piena di speranza del compimento della salvezza promessa dal Cristo. Il racconto della Passione, secondo Matteo, termina con un episodio tipico del primo evangelista, dove si sottolinea una particolare ostilità dei giudei, i quali, il giorno dopo la Parasceve, che sarebbe il sabato, violano le regole e del sabato e della festa di Pasqua, perché compiono uno spostamento ed entrano in casa di un pagano come Pilato, perché hanno un problema. Si sono ricordati che Gesù aveva annunciato la propria risurrezione il terzo giorno. Non lo chiamano per nome, lo definiscono in modo offensivo quell'impostore. In tal modo l'Evangelista presenta la visione degli avversari che considerano Gesù un ingannatore del popolo. Chiedono dunque a Pilato che faccia vigilare la tomba per evitare il furto del cadavere e la diffusione di una falsa notizia, di un'ultima impostura che sarebbe peggiore di tutte le altre. Il loro intento di difesa della tomba servirà provvidenzialmente a verificare che non ci fu nessun furto del corpo. Pilato concede: avete le guardie, vi sia concessa la guardia, andate e controllate. I soldati di Roma e le autorità giudaiche collaborano per controllare che non ci sia nessun intervento umano a sottrarre il corpo morto di Gesù. Andarono e resero sicura la tomba, misero i sigilli sulla pietra e vi lasciarono le guardie. Il racconto termina in sospensione. Il sabato è il giorno del grande silenzio e del riposo. Il riposo del corpo di Gesù nella tomba è il segno della fiducia, dell'abbandono in Dio, della certezza che la potenza dell'amore sconfiggerà la forza del peccato e della morte. All'inizio della sua vita umana e storica, Gesù fu accolto da un uomo di nome Giuseppe, che si prese cura di lui mentre Erode cercava di ucciderlo.
alla fine della sua esperienza umana e storica, Gesù fu accolto da un altro uomo di nome Giuseppe, che si prese cura del suo corpo, lo onorò e garantì in modo provvidenziale l'esperienza della risurrezione. Il silenzio e il riposo del sabato santo preludono alla grande vittoria di Pasqua. L'angelo del Signore ribalta la pietra e sconfigge quella presunzione prepotente delle guardie e delle autorità che cercavano di impedire il progetto di Dio. Noi ci fidiamo di questa storia che è nelle mani di Dio e con l'atteggiamento confidente di Gesù fino alla fine crediamo nella potenza buona del Signore che dà la vita e in questo Venerdì Santo celebriamo il trionfo dell'amore e della vita. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì sedute di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima». Pilato disse loro: «Avete le guardie. Andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete». Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.